Ciao a tutti, oggi facciamo pratica con le scomposizioni di polinomi. A tale scopo svolgerò questi 4 esercizi. Ciascuno richiede una tecnica di scomposizione diversa. Partiamo. Per prima cosa notiamo che il polinomio è composto da 6 termini, proprio come lo sviluppo del quadrato di un trinomio, che è a alla seconda più b alla seconda più c alla seconda più i 3 doppi prodotti tra i termini a, b, c. Tornando al polinomio dato, notiamo che 9x alla seconda equivale al quadrato di 3x. 4y alla seconda equivale al quadrato di 2y e z alla seconda è il quadrato sia di z che di meno z. E scelgo meno z perché gli ultimi due termini del polinomio, meno 6xz e meno 4yz, hanno segno negativo. Nel caso fossero i doppi prodotti 2ac e 2bc, allora c dovrebbe essere negativo, visto che a e b li ho scelti positivi. Ora vediamo se 12xy è un doppio prodotto. 12xy è 2 per 3x per 2y, cioè 2ab. Meno 6xz è 2 per 3x per meno z, cioè 2ac. Analogamente, meno 4yz corrisponde a 2bc. Quindi questi ultimi tre sono i doppi prodotti. Abbiamo così dimostrato che il polinomio è lo sviluppo del quadrato di trinomio 3x più 2y meno z. Si può fare un ragionamento analogo cambiando il segno di ABC, dato che il trinomio è elevato al quadrato, e si ottiene che il polinomio dato è anche il quadrato di meno 3x meno 2y più z. Il primo esercizio è concluso, passiamo al secondo. Qui abbiamo la differenza tra due monomi di ottavo grado, che può essere ricondotta alla differenza di quadrati. Infatti x all'ottava è x alla quarta alla seconda e y all'ottava è y alla quarta alla seconda. Questo per una delle proprietà fondamentali delle potenze, cioè quella di potenza, in cui gli esponenti si moltiplicano. Ricordando che la differenza di quadrati si scompone nella somma per differenza, otteniamo x alla quarta più y alla quarta che moltiplica x alla quarta meno y alla quarta. Possiamo iterare il ragionamento e scomporre x alla quarta meno y alla quarta come differenza di quadrati, e cioè x alla seconda più y alla seconda per x alla seconda meno y alla seconda. E di nuovo anche x alla seconda meno y alla seconda è scomponibile in x più y per x meno y. Focalizziamoci ora su x alla quarta più y alla quarta. Per scomporre x alla quarta più y alla quarta, senza entrare nel campo dei numeri complessi, possiamo usare una tecnica che ci riconduce alla differenza di quadrati. La tecnica è la seguente. Aggiungo e sottraggo 2x alla seconda y alla seconda al polinomio. I primi tre termini sono il quadrato di x alla seconda più y alla seconda e l'ultimo termine è il quadrato di radice di 2xy e dunque ci siamo ricondotti ancora una volta ad una differenza di quadrati la cui scomposizione è x alla seconda più y alla seconda più radice di 2xy per x alla seconda più y alla seconda meno radice di 2xy. Riportiamo nell'esercizio quanto abbiamo trovato. Per quanto riguarda x alla seconda più y alla seconda, essa non è scomponibile nel campo dei reali, ma nel campo dei complessi. Quindi lo lasciamo così. E ora passiamo al terzo esercizio. Qui abbiamo la somma algebrica di 4 monomi. Vediamo subito che non ha senso fare un raccoglimento parziale a fattor comune, perché non porta ad un successivo raccoglimento totale. Ci accorgiamo che il primo e il quarto termine sono dei cubi, quindi il polinomio dato potrebbe essere lo sviluppo del cubo di binomio. Ricordiamo lo sviluppo del cubo di binomio, che è a al cubo più il triplo prodotto di a al quadrato per b più il triplo prodotto di a per b al quadrato più b al cubo. Meno 8x al cubo è il cubo di meno 2x. Meno a al cubo è il cubo di meno a. Vediamo se meno 12ax alla seconda è eventualmente un triplo prodotto. Meno 12ax alla seconda è uguale a 3 per meno 2x elevato alla seconda per meno a, e quindi corrisponde al triplo prodotto di a alla seconda per b.
Analogamente si dimostra che meno 6 a alla seconda x è il triplo prodotto di a per b alla seconda. Concludendo, abbiamo dimostrato che il polinomio dato è il cubo di meno 2x meno a. Volendo raccogliere il meno a fattor comune, otteniamo meno 2x più a al cubo. E ora possiamo passare al quarto e ultimo esercizio. Svolgo questo esercizio in due modi, tanto per ripassare due tecniche diverse. Primo modo. Il polinomio è un trinomio notevole, con coefficiente a diverso da 1. Dobbiamo trovare due numeri che, moltiplicati, diano meno 12, cioè 3 per meno 4, e sommati diano 1. I numeri sono 4 e meno 3. Ora, il termine x del polinomio viene sostituito da 4x meno 3x, e questo ci permette di fare un raccoglimento parziale e successivamente il raccoglimento totale di 3x più 4, che porta a scomporre il polinomio in 3x più 4 per x meno 1. Oppure c'è un secondo metodo che prevede l'applicazione del teorema di Ruffini. Sommando i coefficienti del polinomio si ottiene 0. Questo significa che 1 è radice del polinomio e quindi il polinomio è divisibile per x meno 1 per il teorema di Ruffini. Con il metodo di Ruffini divido il polinomio per x meno 1. Scrivo i coefficienti in riga, in basso a sinistra scrivo la radice ed eseguo la divisione. Ed infine ottengo che il polinomio è fattorizzabile in x meno 1 per 3x più 4. Abbiamo finito. Se ti è stato utile, metti un like e continua a seguirmi. Alla prossima!